Ciao, io sono Andrea e oggi ti voglio parlare degli aspetti finanziari a cui dovrai andare incontro e che devi conoscere prima di avviare la tua impresa. La prima domanda che tanti si chiedono quando stanno per aprire una nuova attività è: quanto potrò guadagnare? Rispondere a questa domanda è in realtà molto complesso perché dipende da molteplici fattori. Per esempio, cosa andrai a vendere? Quali sono i costi di avviamento dell'impresa, ma anche eventuali costi di produzione, senza dimenticare i costi fissi e le tassazioni che invece variano a seconda della regione, del fatturato, della forma giuridica della tua attività. Insomma, la risposta a questa domanda non posso dartela, però posso aiutarti a capire e a valutare alcuni aspetti finanziari, fare una buona pianificazione e una precisa valutazione della fattibilità. Elaborare un buon piano di investimento potrà darti anche un'idea indicativa del tuo futuro guadagno, il cosiddetto risultato d'esercizio, che può essere sia in positivo quando genera utile che in passivo. Il primo calcolo che devi imparare a fare è quello per ottenere il reddito operativo lordo annuo, che si ottiene sottraendo ai ricavi totali dell'anno i costi che hai sostenuto, che comprendono sia quelli fissi, ad esempio le bollette o l'affitto, insomma tutti quei costi che dovrai sostenere in ogni caso anche se tu non fatturassi nemmeno €1, che i costi variabili, ovvero quelli che dipendono dalla domanda e variano in base alla situazione, ad esempio un maggiore acquisto di materie prime dovuto ad un aumento della domanda. La cifra che otterrai non è ovviamente il tuo guadagno, ma solo il reddito lordo a cui dovrai a questo punto sottrarre tutta una serie di tasse che varieranno in base a una serie di fattori come ad esempio la tua fascia di reddito. Ecco le principali. INPS. Dovrai versare dei contributi all'INPS, che è l'ente previdenziale che si occupa di gestire le pensioni, mutuo e maternità e che è a carico del titolare. INAIL. Una parte andranno versati all'INAIL e sono i contributi anti-infortunio sul lavoro che sono sempre a carico del titolare. C'è poi l'IRAP, ovvero l'imposta regionale sulle attività produttive, che è una tassa applicata alle imprese dalle regioni che è pari al 3,9% con un aumento fino all'1% a discrezione regionale. IRES. C'è poi l'IRES, che è un'imposta sul reddito delle società, un'imposta pari al 24%, calcolata sul reddito imponibile dell'azienda. Oppure l'IRPEF, che è invece una tassazione specifica per le persone fisiche e che si calcola con aliquote progressive a seconda del reddito totale derivante da tutte le fonti di reddito della persona. Quelle che ti ho appena descritto sono le principali tassazioni a cui dovrai far fronte. La cifra rimanente sarà il tuo reddito, cioè quello che effettivamente rimane al titolare come remunerazione del lavoro svolto e del capitale di rischio investito nell'avvio dell'attività imprenditoriale. Il piano economico è un'analisi molto complessa ma anche molto importante per ogni nuova impresa e che farà parte del tuo business plan. Se ti stai chiedendo che cosa e come si fa, puoi vedere il mio video dedicato. Dovrai stilare quindi un piano economico-finanziario realistico e realizzabile. Questo eviterà grandi investimenti ma soprattutto grandi perdite. Dovrai fare simulazioni, previsioni, ma anche identificare valori chiave che dovrai tenere sotto controllo, oltre a valutare eventuali piani di emergenza e analizzare eventuali decisioni alternative o eventi esterni. L'arco temporale coperto dal piano economico-finanziario deve essere commisurato al grado di incertezza della nuova attività e del mercato nel quale la tua impresa andrà a inserirsi. In genere comunque un piano va dai 3 ai 5 anni. Piani inferiori ai 3 anni non consentirebbero di considerare l'andamento economico-finanziario una volta superata la fase di introduzione, mentre piani riferiti a periodi più lunghi risulterebbero essere eccessivamente incerti. Ma adesso vediamo più nel dettaglio. Un buon piano economico-finanziario ben realizzato richiede l'elaborazione di 4 prospetti previsionali: lo stato patrimoniale, il conto economico, i flussi finanziari e il budget di cassa.
Lo stato patrimoniale. Il primo è lo stato patrimoniale in cui versa l'azienda e che si compone di 2 sezioni. La prima elenca tutte le attività, siano esse materiali o immateriali, che sono di proprietà dell'attività. Il secondo elenca tutti i debiti o le eventuali passività che l'attività ha contratto nei confronti dei debitori, dei dipendenti, dei finanziatori, se ce ne sono, oltre al capitale netto investito dai soci. Il conto economico. Il secondo prospetto previsionale fondamentale per stilare un piano economico-finanziario è il conto economico, che consente di prevedere il cosiddetto risultato di esercizio, cioè l'utile o la perdita generabile dell'attività, come abbiamo visto prima. Lo stato patrimoniale e il conto economico, appena spiegati, formano quello che comunemente viene chiamato bilancio di esercizio. I flussi finanziari. Il terzo prospetto è invece quello dei flussi finanziari, costituiti dalle entrate e dalle uscite monetarie, ovvero dai cosiddetti flussi di cassa. Prevedere infatti ricavi e costi fissi, variabile e utile di esercizio, servirà a verificare se il progetto presenta una buona prospettiva di reddito. Devi sapere che in generale le uscite di cassa possono derivare da diverse voci. Gli investimenti, cioè tutti i beni o servizi da acquisire per l'avvio e la normale gestione dell'attività, la cui durata è superiore all'anno. Il pagamento di questi investimenti solitamente è immediato oppure avviene nel giro di pochi mesi. Poi ci sono i costi fissi, ovvero tutte le uscite derivanti dal pagamento ai vari fornitori o consulenti. Sono quei costi che dovrai pagare indipendentemente se guadagni o no, e che quindi sono slegati dalla produzione. Al contrario invece dei costi variabili, che sono collegati direttamente alla mole di lavoro e che aumentano o diminuiscono a seconda dell'attività dell'impresa. Poi ci sono le cauzioni, ovvero tutta una parte di somme che bisogna lasciare in garanzia. Questo in realtà non è un vero e proprio costo, ma solo un esborso temporaneo, ma pur sempre un'uscita di denaro. Nei flussi di cassa bisogna anche prevedere le entrate, che ovviamente deriveranno dagli incassi relativi ai ricavi. Sono le entrate determinate dall'incasso del fatturato previsto nel conto economico di prima, distribuite nei vari mesi a seconda delle tempistiche di pagamento concordate con i clienti. Per le nuove imprese è abbastanza comune avere nel primo anno di attività dei flussi di cassa negativi, magari anche quando la redditività è buona. Questo a causa dei grossi investimenti fatti per l'avvio della nuova impresa, quindi non preoccuparti. Se fosse necessario per portare avanti l'attività, potrai comunque ricorrere ad eventuali indebitamenti con le banche per mutui o fidi, oppure immettere altro capitale proprio o far entrare in società uno o più soci. Budget di cassa. Infine vediamo l'ultimo dei 4 prospetti, il budget di cassa, che è un documento che conterrà i flussi finanziari in entrata e in uscita. Questo piano potrà essere redatto su base mensile oppure annuale. Ovviamente per fare tutte queste elaborazioni potresti aver bisogno di rivolgerti a consulenti o professionisti esperti che ti potranno mettere a disposizione le loro competenze per evitare scelte o valutazioni sbagliate, ma anche sanzioni amministrative o errori. È però buona regola essere sufficientemente informati e possedere delle conoscenze di base per poter dialogare in modo costruttivo con il tuo consulente che ti seguirà in questa impresa. Anche perché oltre agli aspetti finanziari ci sono tutti gli adempimenti burocratici e le varie autorizzazioni da non dimenticare. Compito del consulente sarà anche quello di trovare per te la forma giuridica più indicata per la tua nuova attività, sia essa individuale, una società di persone, di capitale oppure una cooperativa. Nel caso tu debba anche inserire dei dipendenti o collaboratori esterni, dovrai valutare su indicazione del consulente tutti i contratti di lavoro possibili. Se a questo punto ti senti un po' scoraggiato, non ti preoccupare, ma devi essere cosciente che creare una nuova attività è un notevole dispendio di energie, di tempo, di risorse, ma vagliando tutte le opzioni e avvalersi di validi aiuti può davvero fare la differenza per il tuo successo imprenditoriale. Ricapitolando quindi, grande importanza va data all'aspetto economico-finanziario. Una buona analisi, concreta e realistica, può aiutarti a iniziare la tua nuova attività senza errori o sorprese.
Dovrai stilare un piano economico-finanziario dei primi 3-5 anni di attività, cercando di pianificare lo stato patrimoniale e il conto finanziario, che formeranno il tuo bilancio di esercizio, e flussi finanziari e il budget di cassa. Ricordati però che i guadagni non sono facili da stimare e devi sempre tenere conto delle imposte che variano da attività ad attività. Per questo ti consiglio di avvalerti di un buon consulente che non solo ti aiuterà a livello fiscale, ma ti potrà aiutare a livello burocratico e a rispettare gli adempimenti a cui la tua nuova attività andrà incontro. Io per ora ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!